Finalmente Naturike ha messo sul mercato quella tenda che avrebbe dovuto mettere sul mercato già da un pezzo, ma come si dice in questi casi, meglio tardi che mai. E quindi, amici e amiche del canale, scopriamola insieme, ma quanto mi piace. G-Link Series, in questo caso versione Pro da un posto, ma disponibile anche nella versione da due posti. Fa parte della serie anche la versione Ultralight, sempre da uno o due posti. Dal momento che, come avete capito dall'introduzione, parliamo di una tenda come per la Taban, sempre della Naturike, ma in collaborazione con la Gyms Gear, per me molto importante, in questo primo video mostrerò nel dettaglio questa tenda e nel secondo metterò a confronto la versione Pro con quella Ultralight, e questo è il modo migliore per far capire esattamente alle persone cosa possono avere tra le mani e cosa eventualmente andranno ad acquistare. Ma adesso andiamo a vedere questa tenda perché ho molte cose da mostrarvi. La caratteristica più importante, ma ce ne sono davvero molte di questa tenda, è la struttura, o ancora meglio la modalità di montaggio della tenda stessa. Paleria esterna, ma con doppio telo, non presente praticamente in nessuno quasi dei modelli precedenti della Naturike, se si esclude ad esempio la Vic, ma in quel caso parliamo di una monotelo e 3 stagioni, o le tunnel tent come le Obalus. Nella Glow Up, nella Star River, nella Morgar, tutte ottime tende in ogni caso. Qual è il vantaggio della paleria esterna? Rapidità nell'installazione e protezione della camera interna. Il classico setup autoportante che si usa per la zanzariera sia con pali incrociati sia con doppia Y, come ad esempio nella Glow Up, che poi va coperta con il telo esterno, viene meno la zanzariera e in questo caso, ma tra un attimo lo vedremo meglio, camera interna è già preinstallata. E quindi o quando piove o quando nevica la zona notte, quella dove dormiremo, resta protetta. E quando si è da soli con forte vento, installare il telo esterno sulla zanzariera può risultare un'operazione complicata. Per il tessuto esterno abbiamo un nylon 20D, mentre nella versione UL un 15D, ma come ho già detto vedremo e faremo i vari confronti insieme nel prossimo video dedicato. Impermeabilità nella versione Pro di 3000 la stessa nel catino, ma in questo caso sempre con un 20D ma ripstop, mentre il telo sottotenda è in poliestere 210T con un valore di 5000, quindi per chi intende usarlo parliamo di un ottimo telo sottotenda. Il valore di 3000 esterno del Fly è il valore che la comunità dei trackers ha decretato nel tempo essere il minimo sindacabile che deve avere una tenda per poterla considerare sicura, soprattutto nei viaggi di più giorni dove conoscere e prevedere le reali condizioni climatiche risulta essere molto difficile, se non impossibile. La paleria è la classica da 8,5 in alluminio modello Yuxom, che è la stessa che ormai usa Naturike a partire dagli aggiornamenti recenti della Glow Up Pro e altri modelli. Se si flette la struttura dall'alto si nota sia la buona resistenza ma anche l'elasticità della stessa. La forma vista dall'alto rappresenta un esagono o quasi perfetto, sottolineo il quasi perché è importante. Devo dire che questa foto fa molto Samaia style. Vediamo i dettagli esterni e qui c'è molto da dire. Oltre alle due classiche prese d'aria presenti in alto e speculari, tipiche di queste tende, con questa forma abbiamo due ulteriori possibili prese sulle porte d'ingresso con queste staffe, le stesse che si trovano nella porta anteriore della Glow Up, che rendono l'attenzione sulla formazione di condensa e della circolazione d'aria in questa tenda molto importante. Altro dettaglio esterno, la possibilità di tenere alto il punto centrale in questa sezione, favorendo quindi un ulteriore flusso d'aria all'interno. Ecco che possiamo anche dire che questa tenda è progettata con 3 prese d'aria distribuite sulla tenda stessa, senza tralasciare che il classico disegno a bird wing, ali di uccello, che permette all'aria di circolare dal basso, è comunque presente. Nei due segmenti laterali abbiamo questo doppio setup che permette di tendere verso il picchetto la tenda o tenerla chiusa verso l'interno, senza contare che questa porzione di segmento finale con questa forma permette in caso di pioggia di far scivolare ai lati l'acqua e non di depositarsi come può accadere alla base, creando una specie di sacca.
Vi ricordo che parliamo di nylon 20D, quindi di un tessuto che con forte umidità tende ad afflosciarsi e quindi ad allungarsi, andando quindi a perdere un po' la verticalità necessaria a far scorrere l'acqua verso l'esterno. 5 punti da reazione nella versione 1, 6 nella versione 2 posti, perché la 2 presenta 2 ingressi e non uno, quindi abbiamo la seconda staffa in alto nella seconda portiera. Tenda 4 stagioni, quindi, che può essere usata tranquillamente nella terza senza temere che faccia troppo caldo. Tenda 4 stagioni che nelle serate più fredde possiamo decidere di gestire in diversi modi. Un ulteriore dettaglio importante è questa clip che contiene il terminale della palavia e non la classica a forma piatta con il foro dove il pin della palavia va ad inserirsi. Questa rende il palo più protetto alla base e quindi ancora più stabile, dettaglio che in una tenda Naturike non mi aspetterei. Così come l'inserimento dei pali che avviene solo da una fessura, mentre nel lato opposto un rinforzo permette al palo di restare fermo senza doverlo agganciare ad un ulteriore clip. Questo fa risparmiare enorme tempo durante le fasi di montaggio. Ora entriamo all'interno e parliamo quindi di misure e peso, perché anche qui c'è molto da dire, per poi passare ad ulteriori dettagli e al prezzo. Misure nella inner tent più che generose per essere una singola: 220 cm di lunghezza, 95 di larghezza e 1 metro nel punto più alto. In genere nelle singole siamo abituati al classico 210 x 90, quindi troviamo 10 cm in più nella media, nella lunghezza e 5 nella larghezza, dettaglio molto utile per le persone che sono alte dal 1,85 m in poi, senza contare che le pareti non scendono troppo in diagonale, andando di fatto a ridurre l'angolo dove possiamo muoverci. Nella versione 2 posti 220 per ben 140 per 1,5 m, e qui nelle misure classiche in genere non si va oltre il 1,20 m in larghezza e si guadagnano ulteriori 5 cm nel punto più alto. Misure più che confortevoli, soprattutto nelle serate più fredde, dove sacco a pelo, vestiti e materassini occupano in media uno spazio maggiore, essendo più voluminosi. Nella versione 1 possiamo usufruire di 2,09 m quadrati, nella 2 posti di 3,08 metri quadrati. Nella versione UL abbiamo dimensioni inferiori. Il perimetro completo misura 2 metri e 75 in lunghezza, 140 in larghezza e 105 in altezza nella versione 1. Misure molto importanti perché rendono i due e non il singolo abside sufficientemente capienti sia per depositare il materiale ma anche per cucinare all'interno della tenda se fuori il tempo non è dei migliori. Finestra d'accesso interna al catino, rapida e ampia, possiamo lasciare zaino e scarponi durante la notte e recuperarli aprendo questa cerniera, un po' come se fosse una finestra che si affaccia su un balcone. Il peso 1,5 kg nella versione 1, ma tutto compreso, 1,920 kg nella versione 2, e considerando tutti i vari aspetti e dettagli parliamo di un peso più che ottimo se rapportato a ciò che la tenda offre, perché i dettagli pesano. La zanzariera, come vedete, nella versione Pro può essere considerata camera interna perché il tessuto, in questo caso poliestere, è presente in larga parte e questo ripara molto dal vento che può entrare dal basso e rende nelle serate più fredde il clima all'interno della tenda più confortevole. Ho parlato prima di neve e non è stato un caso, perché questa tenda può essere considerata assolutamente 4 stagioni, forse la prima vera 4 stagioni di Naturike se consideriamo le tende piccole entro o intorno ai 2 kg. Anche modelli potevano venire considerate tali, ma non presentavano queste caratteristiche. Nel video recensione della Cloud Up Pro 2 avevo definito la stessa 3 stagioni e mezzo, ma in questo caso possiamo parlare tranquillamente di 4 stagioni. 4 stagioni da non confondere con invernale tuttavia, e io nei miei video ci tengo sempre a ribadire la differenza.
condizioni invernali vere dove questa tenda potrebbe non bastare. Per altopiani innevati, spazzati dal vento, quote elevate ed esposte e nevicate molte abbondanti, sarebbe opportuno avere altro. Picchetti molto leggeri, 12 in tutto, ma possiamo anche ridurre un po' il numero se vogliamo, essendo questa tenda autoportante. 4 cordini antivento riflettenti, io per praticità oggi non li ho montati, con 4 punti di attacco totali che, se ci spostiamo di notte intorno alla tenda con la frontale, riescono ad essere visibili. Ma torniamo all'interno. 2 catini per una singola persona permettono di sistemare zaino e scarponi da un lato e avere l'altro completamente libero, e qui possiamo goderci il panorama o mangiare dentro la tenda in maniera assolutamente ordinata e pulita. Nella versione 2 posti, 2 persone possono scegliere o un lato dove depositare tutto o dividere il materiale ognuno nel proprio lato. Posso anche dire che con 140 cm di larghezza della tenda interna, 2 persone nella versione 2 e un cane di piccola, massimo media taglia possono convivere tranquillamente. E tutto questo rispetto all'ingresso e catino singolo frontale della Glodap o altri modelli analoghi è sicuramente un aspetto confortevole da non sottovalutare. Entrambe le persone saranno autonome e indipendenti nell'entrata e nell'uscita dalla tenda, soprattutto di notte, quando sei finalmente riuscito ad addormentarti e ti montano sopra per uscire. Mi scappa la pipì. Passiamo al colore. Per ora nella versione Pro è presente il khaki che vedete qui, che ultimamente spopola molto e che Naturike ha adottato in quasi tutti i suoi ultimi aggiornamenti nelle versioni Pro. Molto bello. Il classico grey di Naturike, molto bello anche lui, lo stesso della mia Glodap 2 Pro, è presente nella versione ultralight. Colore il khaki che, per chi ama camuffarsi, confondersi con l'ambiente, aiuta molto. Per il momento non ci sono notizie su ulteriori versioni. Un po' come per la Glodap Pro, è probabile, ma non è detto, che esca la versione 210T, quindi poliestere e non nylon, ma staremo a vedere se vogliono per questa tenda mantenere il peso più basso possibile o fornire un'ulteriore versione. Magari inseriranno il poliestere nella struttura più ridotta della versione ultralight per non rendere la tenda troppo pesante, ma tuttavia il 20D con queste caratteristiche risulta già essere più che affidabile. Se si vuole lasciare l'impronta a casa, che pesa 210 grammi, il peso diminuisce ancora, e tra breve pubblicherò un video proprio sul telo sottotenda dove vi mostro come risparmiare peso a riguardo e, nel caso avete bisogno di acquistarlo, anche soldi. Ovviamente le tende vanno provate, così come faccio con tutti i prodotti che recensisco, perché sono miei e acquistati con i miei soldi e scelti in maniera indipendente dal sottoscritto, e lo farò nei prossimi giorni realizzando un video dedicato, portandola in un punto esposto e panoramico, ma già so, come per la Daban, che questa tenda è il salto di qualità che aspettavo. Torniamo al sistema di fissaggio. Nelle tende invernali in genere si trova un tessuto a maglia forata e non lo stesso del telo esterno, e questo per 3 motivi. È più resistente, il vento riesce a infilarsi, a passare e quindi ad impattare meno sulla struttura. In caso di neve e ghiaccio possiamo intervenire visivamente e materialmente quando la paleria si blocca. Il tessuto è un blocco unico, non ci sono zone vuote dove il vento possa scorrere, ma questo non va visto come un limite o come un difetto, perché comunque il canale che contiene la paleria esce poco dal fly della tenda e quindi subisce poco l'impatto del vento. Ecco perché, tra gli altri motivi, è sicuramente una 4 stagioni ma non una tenda invernale, quindi da alpinismo o da spedizione. Domanda da $1 milione: quale scegliere tra le 2 versioni Pro e Ultralight? Beh, in parte o quasi del tutto io personalmente vi ho già risposto, ma ne parleremo, come detto prima, nel prossimo video che uscirà a giorni, il tempo di editare questo. Insomma, la tenda che Naturike avrebbe dovuto produrre già da tempo è finalmente arrivata. La paleria esterna, ma con doppio telo, quindi camera interna integrata, è già il presente, ma sarà sempre di più il futuro.
perché velocizza le operazioni di montaggio e perché rende le tende più stabili e sicure. La stragrande maggioranza delle tende da spedizione ha palleria esterna, ci sarà un motivo. Tenda generosa anche nella singola versione, dove spazio per dormire o gestire vari aspetti del bivacco sono abbondanti, soprattutto in previsione di trekking o cammini, quindi di più notti consecutive. Questa è una tenda che prende spunto dalle alpinistiche, come la Samaglia Alpinist o la Big Agnes, la Ferrine Extreme, North Face Assault o la gara Monbel. Anche se lì parliamo di monotelo e tessuti e dettagli ancora più tecnici, ed il mercato estero sta andando già da tempo in quella direzione. I giapponesi, che io seguo molto, hanno come standard questa tipologia di tende già da un pezzo. Lato esterno stretto e alto, quello da offrire al vento in caso soffi forte, punti di ancoraggio esterni a formare una X. Perché l'ho scelta? Deciderò all'ultimo se portare lei o l'altro upgrade che sto facendo e di cui vi parlerò a breve, e anche lì vedrete delle funzionalità davvero uniche. Per il mio prossimo viaggio estivo in Nord Europa di molte notti, dove è necessario avere una tenda solida ma anche comoda, ma tuttavia anche abbastanza leggera. Naturike, meglio tardi che mai. Il prezzo sul sito ufficiale senza sconti attivi Alov 15 non funziona. Nella versione 1 parte da 169 euro. Su AliExpress, se si conosce anche la piattaforma, si può trovare in alcuni casi ad un prezzo minore. Vi lascio alcuni link in descrizione. Su Amazon c'era un'offerta a 109 euro, ma era un last deal, quindi nel momento che starai guardando questo video secondo me sarà già finita. Vi lascio tutto nel dettaglio in descrizione. Ai prossimi video e grazie per l'attenzione. Ma quanto mi piace!